My Home, My Destiny, anticipazioni dal 13 al 17 luglio, dove vedremo il matrimonio di Zeynep e Mehdi e l'improvviso arrivo di Farouk. Zeynep, seduta davanti alla sua psichiatra, continua a parlare della sua vita. La sua vita è sempre stata una lotta per essere accettata ed amata. Per la prima volta ha trovato in Mehdi un uomo che l'accetta, senza dare importanza al mondo dal quale lei proviene. Riprende la discussione tra Zeynep e Mehdi, dove i due parlano del loro ipotetico matrimonio. Zeynep è sconvolta dal fatto che Mehdi abbia deciso di sposarla così in fretta. Lui dice che non ha bisogno di tanto tempo per capire la vera natura delle persone e ha capito l'animo di Zeynep il primo giorno che l'ha incontrata in officina. Le ragazze di oggi sono infatti egoiste ed egocentriche. Zeynep è una ragazza vera, gentile e naturale, simile a lui. Per Mehdi, anche se lui è contrario al matrimonio organizzato, è il destino che li ha fatti incontrare. A casa, mentre Zeynep e Sakine preparano la cena, lei riceve molti messaggi al cellulare. È Farouk, il fidanzato, che la rimprovera per non essersi fatta vedere né sentire nell'ultimo periodo. Zeynep vorrebbe rispondergli, ma vedendo la reazione contrariata di sua madre, ignora Farouk. Quindi parla con la madre. Ha acconsentito ad incontrare Mehdi, ma non ha intenzione di sposarlo così presto. Vuole finire i suoi studi e cominciare a lavorare come avvocato prima di sposarsi e vorrebbe anche fare visita alla sua famiglia adottiva. Sakine non reagisce bene, dice che Zeynep si oppone al matrimonio con Mehdi solo perché è lei che lo ha proposto. Va di proposito incontro alla madre trattandola come una bambina e si sente giudicata da una figlia istruita che ha preso i modi della madre adottiva Nermin. Sakine le ricorda che lei ha sofferto molto affinché Zeynep potesse studiare. Si è fatta picchiare al posto di Zeynep e ha rinunciato al suo destino di madre per farla studiare con la famiglia adottiva. Sakine rimprovera la figlia, si è trasferita da loro per farla sorridere, invece continua solo a farla soffrire. Zeynep rassicura la madre, lei riuscirà a cambiare il destino della sua famiglia. Sakine non è d'accordo. Fin quando Zeynep non si sposerà con Mehdi, Nermin non la lascerà mai in pace. Zeynep deve restare con lei, sposare Mehdi e costruire una famiglia nel suo quartiere d'origine, perché lei non sarà mai come la sua famiglia adottiva, non appartiene a quel mondo e non sarà mai felice con loro. Zeynep ricorda a Sakine che anche Nermin è sua madre e l'ha cresciuta e l'ha amata e non può non considerare che Nermin ed Ekrem le abbiano dato molto nella vita. Sakine accusa Zeynep di essere ingenua. Se Nermin ed Ekrem l'hanno così tanto amata, perché non la inseriscono nello status di famiglia? Quindi se ne va lasciandola sola. Zeynep fa quindi visita alla tomba del fratello Remzi. Qui si sfoga, è la prima volta che va a trovarlo. Il dolore della sua perdita le ha sempre impedito di fare visita alla sua tomba, perché avrebbe reso la sua morte reale. Si è sempre impegnata per mantenere la promessa fatta a Remzi, realizzare i suoi sogni e diventare un avvocato. In lacrime, davanti alla tomba del fratello, Zeynep si accorge che accanto a lei c'è Mehdi, che spesso fa visita al suo migliore amico Remzi. Insieme si uniscono nel dolore per la perdita del ragazzo. Zeynep e Mehdi poi passeggiano parlando del passato ma anche del presente. Zeynep lo ringrazia per ciò che lui ha fatto il giorno del suo compleanno. Lei è arrivata nella sua officina per riparare delle gomme forate, ma Mehdi per lei ha fatto molto di più. Ha aiutato il suo destino a compiersi, le ha permesso di tornare nel suo quartiere di origine in un momento in cui sua madre Sakine soffriva molto. Anche oggi lui la sta aiutando. Lei è bloccata tra le sue due vite, sentendosi in difetto con entrambe le famiglie, che sente di deludere. Ma quando Mehdi appare, per Zeynep è come se il destino le indichi la via e torna a respirare. Per Zeynep questo è il segno che sposare Mehdi è la cosa giusta. Gli dice quindi che lo sposerà. Decidono di comune accordo di sposarsi il prima possibile. Zeynep rientra a casa decisa e dà la notizia a Sakine. Ha deciso di sposare Mehdi e che andrà incontro al suo destino. Sakine esplode in un pianto di gioia e abbraccia la figlia dicendole che lui la renderà molto felice. Dallo sguardo di Zeynep però capiamo che la ragazza non condivide l'entusiasmo della madre e con questo matrimonio renderà più felice lei che se stessa. A casa di Zeynep si svolge la promessa matrimoniale tra lei e Mehdi. Le famiglie al completo si riuniscono per ufficializzare la proposta. Sono tutti felici, soprattutto Sakine e Sultan, le madri dei promessi sposi.
Zeynep, invece, dimostra ancora tristezza nello sguardo, non è convinta del matrimonio, ma andrà avanti per non deludere la madre. Oltre a Zeynep, anche la sorella maggiore di Mehdi sembra non essere entusiasta del matrimonio del fratello. Secondo lei, infatti, Zeynep non è la ragazza giusta per lui e sospetta che sia stata spinta dalla famiglia estremamente povera per sistemare il padre e la madre. Durante l'incontro tra le due famiglie, la famiglia di Mehdi è sempre meno convinta di Zeynep, soprattutto come donna di casa. Solo Sultan, la madre di Mehdi, è determinata nel far sì che il matrimonio avvenga. Ed è proprio lei, infatti, che chiede formalmente a Bayram che Zeynep e Mehdi si sposino. Bayram accetta subito la proposta con grande felicità ed orgoglio, condivisa da tutti i presenti, tranne che da Zeynep, ormai arresa al suo destino. La voce di Zeynep infatti ci racconta che suo padre era molto felice di darla di nuovo a qualcun altro, così come quando era piccola e disse ci siamo sbarazzati di una figlia. Zeynep compie il suo dovere, ringrazia tutti e si stringe a Mehdi per sancire la loro unione. Poi Sultan, la madre di Mehdi, dice che non c'è motivo di aspettare ancora ad ufficializzare il fidanzamento e si decide quindi di procedere nel salotto di casa quella stessa sera. Zeynep e Mehdi sono finalmente fidanzati ufficialmente, per la gioia delle madri e delle famiglie. Un po' meno per la gioia di Zeynep che cercava un luogo di appartenenza e invece ha trovato un matrimonio. Zeynep quindi si trasferisce a casa di Mehdi e della sua famiglia. Insieme a lei si trasferiscono anche Sakine e Bayram. Sultan e Sakine iniziano subito ad organizzare le nozze, prendendo loro tutte le decisioni. Zeynep, d'altronde, preferisce non occuparsene. È giunto il giorno del matrimonio di Zeynep e Mehdi. Zeynep si sente come stordita, ancora non le sembra reale il fatto che si stia sposando. Non è affatto sicura del passo che sta compiendo e non lo sente davvero suo. Emine, la cugina, entra nella stanza di Zeynep e si rende conto che lei non sta bene. Zeynep le chiede se sia giusto sposarsi. Emine la rassicura dicendole che è bellissima e che penserà dopo alle sue insicurezze. Zeynep si abbandona al pianto, vorrebbe solo essere amata ed avere un padre a cui importi della sua felicità. In quel momento Mehdi bussa alla porta di Zeynep che in fretta cerca di ricomporsi, ma lui si accorge comunque che la sua futura sposa ha qualcosa che non va. Nonostante ciò, i due si dirigono verso gli invitati insieme. Accolti dalle famiglie, tutti elogiano la bellezza di Zeynep. Zeynep però non trattiene più i suoi veri sentimenti. Annuncia a tutti che non può sposarsi sotto lo sguardo sbigottito della madre e delle famiglie. Anche Mehdi è sconvolto, ma Zeynep ormai ha confessato e fugge via. Sakine la segue subito, rassicurando Mehdi. Andrà subito a parlare con la figlia. Sakine prega Zeynep di sposarsi, non può farla soffrire ancora. Lei ha perso la sua infanzia e tutta una vita con la figlia, nonché gli altri suoi due figli. Non può deluderla il giorno del suo matrimonio. Sotto le pressioni della madre, Zeynep torna da Mehdi e i due celebrano il matrimonio sotto lo sguardo compiaciuto delle famiglie. Allo scambio dei voti nuziali, Zeynep è palesemente triste e arresa. Si sta sposando solo per non deludere la madre. Durante la festa arrivano senza preavviso Kelal e il seguito. Per Kelal questa è l'occasione di sbugiardare Mehdi. Dice infatti davanti a tutti e soprattutto davanti a Zeynep che Mehdi è una persona ossessiva e rancorosa, ancora arrabbiata con suo padre, colpevole di aver ucciso il padre di Mehdi. Ne nasce una rissa in cui Mehdi è il primo a colpire. Tutti sconvolti, soprattutto Zeynep, portano via Mehdi. Più tardi Zeynep e Mehdi, ritrovatisi soli in casa, discutono dell'accaduto. Zeynep è inorridita dall'atteggiamento di lui, ma Mehdi, autoritario e arrabbiato, le fa capire che i suoi affari non la devono riguardare. Forse Mehdi è stato troppo paziente con lei e le dice che d'ora in avanti le cose cambieranno. Zeynep, sconvolta, vuole uscire da quella casa e aprendo la porta si trova davanti Farouk, venuta a cercarla. Incredulo, Farouk non può credere che Zeynep si sia sposata. Zeynep chiede a Mehdi di permetterle di parlare con Farouk, ma Mehdi non è assolutamente d'accordo, così aggredisce Farouk sbattendolo fuori da casa sotto lo sguardo sconvolto di Zeynep. Mehdi mette in chiaro a Farouk che lui adesso è il marito di Zeynep. Farouk, sconvolto, insulta Mehdi che lo picchia selvaggiamente.
Arrivano Nermin ed Ekrem che vedendo Zeynep vestita da sposa e Farouk a terra sanguinante rimangono sconvolti. Non sapevano nulla del matrimonio della figlia. Zeynep piange e capisce di aver deluso tutti, se stessa e la sua famiglia. Davanti allo psichiatra, Zeynep ricorda l'arrivo di Farouk come fortuito. Cosa sarebbe successo se Farouk fosse arrivato 5 minuti prima o 5 minuti dopo? Così si chiudono queste anticipazioni. Mehdi comincia a mostrare un volto molto diverso da quello che abbiamo visto nelle prime puntate e Zeynep è completamente in confusione. Come vedremo, la serie ci riserverà un grande carico emotivo e delle emozioni contrastanti. Noi continueremo a seguirle su questo nuovo canale, Stefania Serie TV. Io, come vi ho detto, sono Stefania, vi mando un abbraccio e come sempre vi aspetto nei commenti per sentire cosa ne pensate di questa puntata e di questa nuova serie.